Buongiorno amici, bene, bentornati. Continuiamo a parlare dell'impero ottomano, della sua irresistibile espansione e anche dell'Europa orientale, dei vari popoli dell'Europa orientale. Siamo ormai arrivati al 400, no? Vi ricordate al termine delle lezioni precedenti? Abbiamo visto, abbiamo detto, abbiamo lanciato la domanda: cosa combina l'impero ottomano? Cosa fa l'impero ottomano dopo il 1420? Dopo cioè essersi riorganizzato dopo la tremenda sconfitta subita da Tamerlano. Gli ottomani riorganizzano i loro territori in Anatolia e ricominciano ad assediare Costantinopoli. Tuttavia, gli ottomani hanno anche un'altra direttrice di espansione, ovviamente vogliono andare sempre più a nord, conquistare territori sempre più a nord nei Balcani, d'accordo? E quindi hanno di fronte l'Ungheria. Gli ungheresi, i nobili ungheresi, per non avere un re troppo forte, praticamente si tratta di un suicidio, eleggono, ricordate la monarchia ungherese è elettiva, il re viene eletto, eleggono per l'ennesima volta un re straniero, cioè si rivolgono alla dinastia degli Agelloni, che abbiamo già visto, i re della Polonia, i re della Lituania-Polonia, e quindi gli ottomani vincono l'ennesima battaglia, c'è bisogno di dirlo, contro gli ungheresi nel 1444. Ladislao III di Agellone perde questa battaglia, viene sconfitto e ucciso durante la battaglia a Varna, l'ennesima vittoria dell'impero, l'ennesima vittoria dell'impero ottomano. Gli ungheresi cercano di difendersi come possono, ma vengono sconfitti in maniera definitiva nel 1448. Nel 1448 vengono sconfitti a Kosovo Polie. Ricordate questo nome? Cioè lo stesso luogo, ricordate, dove 70 anni prima anche i serbi erano stati sconfitti e conquistati dagli ottomani. Lo stesso luogo prima è stato la sede della battaglia della sconfitta dei serbi, dopo 70 anni della sconfitta degli ungheresi, d'accordo? Quindi per il momento l'Ungheria viene proprio definitivamente sconfitta. Per adesso però attenzione, gli ottomani non trovano il tempo, non trovano il modo, attenzione, di occupare effettivamente l'Ungheria, perché si preoccupano di occupare in maniera più salda altri territori dei Balcani. In particolare gli ottomani stavano avendo grossi problemi in Albania, lo vedremo in seguito. Ma perché gli ottomani vincono tutte le battaglie? Non basta per spiegare questo la potenza dei cannoni degli ottomani, che erano decisamente superiori ai cannoni degli europei, dei cristiani. Non basta neanche, anche se è molto significativo, il fatto che gli ottomani avessero una robusta organizzazione interna, un sistema amministrativo e fiscale molto migliore rispetto a quello dei paesi europei, soprattutto a quello dei paesi dell'Europa dell'Est, che in nessun modo somigliano neanche lontanamente ad uno Stato moderno, dove c'era l'anarchia feudale e i re non contavano niente, come abbiamo visto, era tutto basato sul potere dei singoli feudatari, dei singoli nobili proprietari terrieri. Però c'è anche un altro elemento, ne parleremo anche in seguito. Va bene, ci sono i giannizzeri, questo corpo scelto di fanteria, ne parleremo in seguito, ma c'è anche un altro elemento. Gli ottomani vincono perché sono più tolleranti rispetto ai cattolici. I cattolici, ricordate che lì stiamo parlando di cristiani, ma siamo divisi in due. Ci sono i cattolici come gli austriaci e gli ungheresi, ma ci sono anche gli ortodossi che sono odiati
dai cattolici, d'accordo? Gli ortodossi in Serbia o in Grecia. Forse avete già capito, gli ortodossi di Serbia e Grecia molto spesso si schierano con gli ottomani, entrano nell'amministrazione dell'impero ottomano, combattono dalla parte dell'impero ottomano, perché l'impero ottomano è più tollerante. Questa è stata sempre una delle armi che ha favorito l'espansione dell'Islam. E i musulmani, anche gli ottomani, erano più tolleranti, lasciavano che gli ebrei o i cristiani potessero vivere, certo dovevano pagare un tributo, comunque potessero vivere più o meno liberamente nei territori da loro conquistati, nel loro impero islamico. Invece gli ortodossi non erano tollerati, non erano sopportati da ungheresi e austriaci, quindi serbi e greci dei Balcani preferiscono di gran lunga la tolleranza degli ottomani piuttosto che l'intolleranza religiosa dei cattolici nei confronti loro che sono ortodossi, cattolici, per esempio i cattolici ungheresi o gli imperatori di Germania o gli Asburgo d'Austria. E quindi questo è uno dei motivi, ne riparleremo poi in seguito. E la tolleranza religiosa dei cosiddetti infedeli, dei musulmani, è preferibile per gli ortodossi dei Balcani piuttosto che il Papa romano e i principi cattolici che invece reprimono gli ortodossi. Moltissimi cristiani ortodossi dei Balcani e non solo ortodossi collaborano con l'impero ottomano perché l'impero ottomano intelligentemente lascia al loro posto tutti gli amministratori cristiani dell'ex impero bizantino, dei territori conquistati, strappati all'impero bizantino. Non sostituisce il personale burocratico, i funzionari, gli amministratori dell'impero bizantino, li lascia al loro posto, quindi l'impero ottomano intelligentemente eredita e conserva l'ottimo personale dell'ottima amministrazione dell'impero bizantino. E quindi queste sono alcune delle motivazioni del successo degli ottomani. Dopo la sconfitta degli ungheresi è chiaro che Costantinopoli non può resistere a lungo, non c'è nessuno che possa aiutarla. Nel 1453, esattamente all'alba del 29 maggio del 1453, Costantinopoli cade. Costantinopoli cade, si tratta di un giorno storico, si tratta della fine definitiva di un impero che è durato secoli, l'impero romano d'Oriente, successivamente chiamato impero bizantino. Maometto II, Mehmet II, è il nuovo sultano degli ottomani ed è lui in carica nel momento in cui l'esercito ottomano espugna Costantinopoli. Quindi è una data importantissima. Voi forse sapete che il 1453 è stato da alcuni storici proposto come data convenzionale della fine del Medioevo e dell'inizio dell'età moderna. Prima del 1492, l'anno della scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo. Finisce per sempre l'impero bizantino, Costantinopoli diventa, da capitale che era dell'impero bizantino, diventa la capitale dell'impero ottomano, una capitale resterà tale per secoli, prende il nome di Istanbul. A Oriente c'è un'altra entità politica che dobbiamo considerare, lasciando quindi momentaneamente in sospeso le vicende dell'impero ottomano. Ovviamente la Russia. La Russia era divisa in tanti principati, fino ad allora non aveva praticamente nessuna importanza, nessuna forza politica. Nel 400 vi erano due principati russi molto importanti, il principato di Moscovia, appunto Mosca, e il principato di Novgorod, la città di Novgorod che era stata per molto tempo proprio la principale avversaria
in Russia di Mosca, del Principato di Moscovia. Il Principato di Moscovia non è neanche veramente indipendente, perché è uno stato vassallo, pensate, uno stato tributario del Kanato dell'Orda d'Oro. Ricordate, l'abbiamo già citato altre volte, il Kanato dell'Orda d'Oro, uno dei Kanati che sono l'esito della divisione dell'impero mongolo, il Kanato dell'Orda d'Oro, Kanato turco-mongolo, no, e i cosiddetti turco-mongoli vengono chiamati, l'abbiamo visto l'altra volta, tatari. I tatari dell'Orda d'Oro costringono il principe di Moscovia a pagare un tributo. Quindi la Moscovia ha difficoltà persino a, non solo non riesce a conquistare tutta la Russia, a sottomettere gli altri principati della Russia, ma non riesce neanche a scrollarsi di dosso il dominio del Kanato dell'Orda d'Oro. Tuttavia, nel 400 a Mosca, nel Principato di Moscovia, noi abbiamo un forte aumento demografico e questo andrà a favore appunto del Principato di Moscovia. Allora, in realtà qualche tentativo di autonomizzarsi, di diventare più potente, il Principato di Moscovia lo fa, ma inizialmente si tratta di tentativi, come dire, più che altro, più che altro di testimonianza, non delle cose pratiche. Però comunque nel 1439, fate attenzione, la Moscovia, la Chiesa ortodossa, anche lì erano ortodossi, la Chiesa ortodossa russa di Mosca, di Moscovia, dichiara l'autonomia da quella greca, d'accordo? Da quella greca. Costantinopoli non è ancora caduta nel 1453, c'è ancora l'impero bizantino, ma Mosca, la Chiesa ortodossa russa, dice noi siamo abbastanza forti e autorevoli da poterci staccare da essere una Chiesa ortodossa autonoma rispetto al patriarca più importante della Chiesa ortodossa, quello di Costantinopoli. Attenzione, nel 1472 abbiamo un principe di Moscovia che si chiama Ivan III, attenzione Ivan III, che sposa una principessa bizantina. Ovviamente è una mossa politica, propagandistica. La principessa bizantina è l'erede, diciamo, dell'ultimo imperatore bizantino. Qui nel 1472 ovviamente l'impero bizantino è già caduto. Ivan III sposa una principessa che è un erede dell'ultimo imperatore bizantino e quindi capite cosa serve questo? A far sì che la Russia e lo stesso Ivan III si presenti come il continuatore della politica di Bisanzio, colui che in qualche modo prende l'eredità del disfatto del distrutto impero bizantino, cioè proclamarsi una forza cristiana contro gli ottomani, contro l'invasione dei musulmani, al posto dell'impero bizantino che è caduto, adesso è come se dicesse Ivan III, la resistenza, la guida del cristianesimo orientale che sbarra la strada ai musulmani ottomani, diventiamo noi, d'accordo? Diventiamo noi. Questa, come ho detto, e sono solo cose di testimonianza, dichiarazioni di intenti, perché la Moscovia non era minimamente in grado di scontrarsi con l'impero ottomano e comunque per il momento non vi era stata alcuna guerra, ok? Quindi per il momento sono dichiarazioni di intenti, tuttavia ben presto Ivan III passerà all'azione. Ivan III regna nel 1462 fino al 1505, ok? Ivan III. Ivan III inizia una serie di guerre, prima di tutto sottomette tutte le altre città della Russia e in particolare la rivale di sempre, l'abbiamo visto, Novgorod. Anche Novgorod viene sottomessa, quindi il principe di Moscovia, Mosca, diventa in realtà il principe di tutte le Russie, cioè di tutti gli staterelli, di tutti i principati, di tutti i principati russi. Ci sono anche delle limitate misure di carattere culturale, per esempio Ivan III chiama degli architetti italiani
per far realizzare edifici in pietra splendidi, il complesso, gli edifici che rappresentano il complesso del Cremlino. Sapete, ancora adesso si visita, no? Turisticamente il Cremlino fu costruito appunto alla fine del 400. Succede che lo stesso Ivan III, attenzione, quando si sente molto forte, inizia a fare delle guerre contro il Kanato dell'Orda d'Oro. Non ha dei successi strepitosi, però insomma si sente più forte e quindi nel 1480 Ivan III smette di pagare il tributo, che abbiamo visto prima, rifiuta di pagare il tributo ai tatari dell'Orda d'Oro, ok? Nel 1485 inizia a farsi chiamare zar di tutte le Russie, è il primo che assume la denominazione che resterà famosa e continuerà a lungo nel tempo, esisterà a lungo nel tempo. Il capo della Russia si chiama zar, lui si proclama zar di tutte le Russie. Proclama Mosca la terza Roma. Questo comunque è importante. La terza Roma, come ho già detto, terza Roma significa il centro della cristianità che vuol fare da diga nei confronti dell'impero ottomano. Mosca è la terza Roma e quindi che vuol dire terza Roma? La prima Roma era quella dell'impero romano d'Occidente che si è cristianizzato poi alla fine. Poi è caduto. La seconda Roma ovviamente è stata Costantinopoli, Bisanzio, l'impero romano d'Oriente che poi è caduto e quindi la Russia si propone come la terza Roma, ereditare la funzione dell'impero romano d'Occidente e l'impero romano d'Oriente, ereditare quella funzione, difendere il cristianesimo nei confronti dell'impetuosa avanzata degli ottomani, dell'impero ottomano. Sono tutte cose di testimonianza, dichiarazioni di intenti, perché per molto molto tempo ancora la Russia non combatté per niente contro l'impero ottomano. Ad ogni modo, ovviamente, è molto importante questa ascesa della Russia. Non è per niente una grande potenza, però insomma inizia a diventare più importante, più significativa, ma da un punto di vista politico e sociale la Russia è un territorio arretratissimo, per nulla paragonabile alle monarchie europee. Vi erano masse di contadini che vivevano in schiavitù, ma in realtà questo succedeva anche in Austria, in Ungheria, in Polonia. Ma vi era poi un'aristocrazia potentissima, quella dei boiari, che metteva spesso i bastoni tra le ruote allo zar, spesso si ribellava allo zar. Non vi erano strade, non vi erano vie di comunicazione accettabili, non c'era nulla di quell'apparato fiscale, burocratico, centralizzato che stava nascendo e si stava affermando soprattutto nelle monarchie, ricordate, dell'Europa occidentale. Quindi era uno Stato che non era uno Stato moderno, era ancora uno Stato con un'organizzazione, un'economia, una società assolutamente primitive, quindi ce ne vuole ancora affinché la Russia diventi qualcosa di moderno, qualcosa di paragonabile alle monarchie, alle altre monarchie europee. La Russia in realtà vi riuscirà a diventare una potenza paragonabile alle altre potenze europee, pensate, soltanto all'inizio del Settecento, del 1700, con Pietro I il Grande, come vedremo in un altro argomento. Comunque continueremo a occuparci della storia della Russia anche dopo Ivan III, vedremo cosa succederà con Ivan IV, detto il Terribile, nel secolo successivo. L'espansione dell'impero ottomano procede, d'accordo? Maometto II è il sultano dell'impero ottomano che ha conquistato Costantinopoli. Dopo la conquista di Costantinopoli, attenzione, il controllo da parte il controllo da parte degli ottomani dei Balcani del Sud si rinsalda fortemente. L'impero ottomano ha la possibilità, ha la forza di annettere in maniera sicura
di annettere definitivamente la Serbia, la Bosnia, l'Albania e la Grecia, che per secoli resteranno sottomesse all'impero ottomano. L'unico problema, verso metà del 400, gli ottomani lo hanno con l'Albania, dove un feudatario come Giorgio Castriota Skanderbeg, perché vuol dire Skander vuol dire Alessandro, Beg vuol dire Bey, d'accordo? Il Bey Alessandro. Skanderbeg è tuttora considerato eroe nazionale dagli albanesi che, insomma, da metà del 400 fino al 1913, ecco, poco più di 500 anni, sono moltissimi, resteranno gli albanesi sottomessi all'impero ottomano. Giorgio Castriota Skanderbeg è uno dei pochissimi che mette in difficoltà l'impero ottomano, lo sconfigge numerose volte, riesce sicuramente a interrompere l'avanzata degli ottomani nei Balcani. Sicuramente riesce a ritardare di qualche decennio l'avanzata dell'impero ottomano. Fin quando Skanderbeg era vivo, gli albanesi vinsero sempre tutte le battaglie con l'impero ottomano. Gli albanesi sono l'unico popolo dei Balcani ad aver sconfitto, sia pure provvisoriamente, gli ottomani e non ad aver perso subito e in maniera catastrofica come gli altri popoli dei Balcani. Tuttavia, ovviamente, dopo la sua morte, cioè anche l'Albania non potrà fare niente e gli ottomani saranno molto duri con gli albanesi che a differenza di altri popoli lì hanno resistito. Nella seconda metà del 400 anche Venezia, attenzione, ricordate che aveva un impero commerciale importante, molto importante nell'Europa orientale, anche Venezia viene sconfitta regolarmente dall'impero ottomano. Gli ottomani sono forti, sono troppo forti anche per i veneziani. Nel 1479 Venezia deve firmare una pace con l'impero ottomano cedendo alcuni possedimenti, in particolare Morea. Morea è una parte della Grecia, d'accordo? Morea, il Peloponneso e anche alcuni possedimenti in Albania. Tuttavia Venezia ottiene di mantenere la sua libertà di commercio nei confronti nel Mediterraneo orientale. Gli ottomani non mettono in discussione la potenza e le vie di comunicazione marittime del commercio veneziano. Peraltro Venezia continua a commerciare con chi? Con i Mamelucchi. Ancora non sono stati conquistati dall'impero ottomano, però poi vedremo la dinastia dei Mamelucchi intorno al 1500 era molto forte, possedeva sia l'Egitto sia la Siria e proprio in alcuni porti arabi controllati dai Mamelucchi, in particolare Alessandria d'Egitto, che si dirigevano le navi veneziane per comprare e vendere prodotti. Ne abbiamo parlato più volte di questo in altri argomenti. Anzi, secondo molti storici, la seconda metà del 400 è proprio l'apogeo del potere di Venezia, il periodo più florido della Repubblica, della Serenissima Repubblica di Venezia. Nonostante questo, però, come vedete, Venezia inizia a avere problemi, ad essere sconfitta anch'essa dall'impero ottomano, a assaggiare la potenza dell'impero ottomano. Come abbiamo visto, uno dei segreti dell'espansione dell'impero ottomano è la tolleranza religiosa. Gli ottomani erano contrari alla conversione forzata, a differenza di quello che facevano i cattolici. C'è tolleranza religiosa, l'abbiamo detto, c'è chi si converte e chi no. Voi sapete, dall'attuale mappa religiosa dei Balcani, sappiamo che per esempio la maggior parte dei serbi non si sono mai convertiti all'Islam, sono rimasti ortodossi.
Invece i bosniaci si sono convertiti all'Islam più di quello che abbiano fatto i serbi. Una parte dei bulgari si converte, un'altra no. I greci non si convertono quasi per niente all'Islam. Gli albanesi sì, quasi tutti si convertono e insomma così via. Tuttavia c'è tolleranza religiosa e quindi anche i cristiani. Abbiamo già visto, soprattutto gli ortodossi, che hanno paura dell'intolleranza dei cattolici, si trovano bene, vengono tollerati all'interno dell'impero ottomano e quindi collaborano con essi. Ma uno dei motivi, attenzione, del successo dell'impero ottomano sono ovviamente i giannizzeri, è il corpo scelto dei giannizzeri. Giannizzeri significa in turco, viene dal turco Yeniçeri, che forse si pronuncia Yeniseri, Yeniçeri, non so, in turco, non conosco il turco. Ovviamente il nome è occidentalizzato, suona giannizzeri. Cosa sono? Gli giannizzeri sono un corpo scelto di fanteria. Prima, prima i giannizzeri Prima i giannizzeri sono delle guardie del corpo del sultano, sono una guardia scelta del sultano. Poi invece vengono impiegati in battaglia. Inizialmente non sono armati se non di archi e frecce, ma successivamente saranno armati di armi da fuoco, cioè di archibugi e di moschetti. I giannizzeri si basano da dove vengono presi, vengono scelti con un sistema particolare, detto della leva. C'è una leva. I giannizzeri, pensate, non erano di etnia turca, erano albanesi, ma molto più spesso erano greci o erano serbi o erano cristiani dell'Anatolia. Sì, c'è un corpo scelto che non è etnicamente turco. I turchi ottomani pretendevano un tributo, lo chiamavano proprio così, una parola turca che viene tradotta con tributo oppure leva, pretendevano un tributo dai popoli sottomessi. I popoli sottomessi dovevano dare come tributo agli ottomani alcuni loro bambini, i bambini più forti, i bambini più promettenti. Erano cristiani, però sin da piccolissimi questi bambini da parte degli ottomani vengono fanatizzati, vengono educati all'Islam più fanatico e radicale, vengono indottrinati, hanno una durissima disciplina di militare, diventa una vera e propria macchina da guerra terrificante al servizio del sultano. I giannizzeri vengono fatti crescere in base appunto a un'educazione militare durissima e barbarica, vengono selezionati soltanto i più forti, addirittura pensate bisognava essere più alti di 1,90 m per essere giannizzeri. Erano dei superuomini, dei guerrieri imbattibili e fanatici. La fanteria dei giannizzeri sarà sempre il motore del successo militare degli ottomani. Capite? I turchi, che spesso erano un po' più bassi rispetto ai cristiani, capite? Prendevano da bambini alcuni figli di famiglie anche importanti cristiane, li rendevano superuomini. C'era quindi una selezione durissima per diventare giannizzeri. I giannizzeri non potevano sposarsi e poi però i giannizzeri saranno, qualcuno dice, alla base del declino dell'impero ottomano, diventeranno invadenti, diventeranno talmente potenti da diventare una forza politica, un partito politico, una forza politica, non più soltanto un corpo scelto di guerrieri. Che cosa succede? Che i giannizzeri ben presto decisero la successione imperiale. Perché? L'impero ottomano aveva una legge barbarica sulla successione imperiale, non era ereditario il titolo di sultano, succedeva che alla morte di un sultano, chi era il successore? È colui che tra tutti i tanti figli del sultano riusciva semplicemente a occupare il trono. Cioè moriva un sultano, i figli combattevano tra loro, chi riusciva a occupare il trono sconfiggendo i suoi fratelli
diveniva sultano, una cosa un po' barbara. Molto spesso ovviamente il nuovo sultano cosa faceva? Uccideva i fratelli, li eliminava e diventava lui sultano. Addirittura ci fu una legge che legittimò l'omicidio dei fratelli, cioè addirittura c'era una legge all'impero ottomano che rese legale l'omicidio dei fratelli da parte del sultano che appunto riusciva a diventare sultano. Era legittimato, cioè è uno dei casi emblematici nella storia in cui l'omicidio, un certo tipo di omicidio, viene legalizzato, viene permesso. Ovviamente, come faceva quello che tra i fratelli prevaleva sugli altri a diventare sultano? Come faceva a prevalere sugli altri fratelli? Grazie ai giannizzeri, capite? Si mette d'accordo con i giannizzeri e i giannizzeri eliminano i fratelli e lo fanno sultano. Quindi i giannizzeri diventano fondamentali, decidono la successione. I giannizzeri decidono chi sarà il successivo sultano, appoggiano uno dei fratelli, eliminano gli altri, d'accordo? Però ovviamente in cambio cosa succede? Che il sultano che è andato sul trono grazie all'appoggio dei giannizzeri poi ovviamente dà qualcosa in cambio ai giannizzeri che ottengono sempre più cariche, sempre più privilegi e iniziano anche a condizionare il governo, diventano una forza politica anche corrotta che condiziona la politica del governo. Abbiamo visto altri motivi, li abbiamo già detti, no? Accennati del successo dell'impero ottomano, i cannoni, l'artiglieria veramente eccellente, ma anche, l'abbiamo già detto, un apparato amministrativo e fiscale efficiente, centralizzato, che davvero è di gran lunga superiore a quello di qualunque Stato cristiano, di qualunque Stato europeo. Un sistema efficace era quello del Timar, che rappresentava un elemento fondamentale di organizzazione sia economica, sia sociale, sia militare. Che cos'è il sistema del Timar? Timar significa concessione, è la concessione di una terra a qualcuno che appunto prende questa terra dalle autorità ottomane in cambio del servizio militare, cioè chi decide di combattere nelle fila dell'impero ottomano ottiene questa terra e in cambio però è un soldato dell'impero ottomano. Questo sistema del Timar si rivelò efficacissimo, dà un sacco di combattenti all'impero ottomano alleggerendo le spese militari, perché l'impero ottomano non doveva mantenere tutti i suoi soldati, quelli del Timar, che erano contadini o comunque gestivano il Timar, si auto-organizzavano da soli, compravano le armi, eccetera, tutto da soli. Quindi questo faceva sì che il costo dell'esercito ottomano diminuisse moltissimo. Inoltre, la concessione dei Timar favoriva la sedentarizzazione dei turchi. Moltissimi turchi, ricordate, all'origine erano nomadi, non amavano molto l'agricoltura, come la maggior parte dei popoli, attenzione, i musulmani non hanno mai amato molto l'agricoltura e invece comunque gli ottomani riescono a sviluppare l'agricoltura da parte dei turchi. I turchi si chiamavano, attenzione, anche proprio quelli di etnia turca, turkmeni oppure turcomanni. Turkmeni, turcomanni vuol dire uomini turchi, no? Naturalmente. E quindi si prendono questo timar in concessione ma non solo i musulmani, ma anche i cristiani, capite, che decidono di combattere per l'impero ottomano. E ovviamente in questo modo il sultano ottomano, le autorità ottomane ottengono fedeltà da parte dei propri soldati, perché questi soldati combattono anche per difendere la propria terra, sanno che perdendo perderebbero anche la propria terra, quindi combattono anche per interesse personale. È un po' una cosa simile a quella dei temi dell'impero bizantino, non so se ve lo ricordate, d'accordo? Quindi ulteriore espansione ottomana veramente straordinaria, soprattutto con due sultani. Selim I, perché ci sarà anche un Selim II, dal 1512
al 1520. E poi Solimano, importantissimo sultano ottomano, Solimano, detto anche Solimano il Magnifico, che regna alla sublime porta di Istanbul come sultano per un periodo piuttosto lungo, dal 1520 al 1560. Con questi due sultani l'espansione degli ottomani non ha più proprio limite. Quindi vedete, anche nel 500 gli ottomani si espandono fino a formare un impero immenso. Selim I sconfigge i Mamelucchi, ve lo ricordate? I Mamelucchi, ve li ricordate? Abbiamo nominati poco fa, stavano in Egitto e in Siria, gli ottomani li distruggono e conquistano l'Egitto e la Siria, quindi gli ottomani sbarcano anche sul Mediterraneo orientale. Non solo, Selim I conquista numerosi territori in Oriente, tra cui alcuni territori in Arabia, nella penisola arabica, e quindi lui inizia a controllare, attenzione, le strade, le vie che portano ai luoghi santi, Medina e la Mecca, i luoghi dove ogni musulmano deve effettuare un pellegrinaggio almeno una volta nella vita. Anche se Selim I e anche i suoi successori non conquisteranno Medina e la Mecca, ne controllano, capite, le vie di comunicazione, le strade che portano lì. Questo consentirà ai successori di Selim I di prendere il titolo di califfi, perché loro già erano sultani, ma il titolo di califfo veniva dato a chi gestisce e controlla i luoghi santi, Medina e la Mecca, quindi i sultani ottomani si freggeranno anche del titolo di califfi. Poi con Solimano abbiamo un'espansione eccezionale. Solimano, detto il Magnifico, pensate, furono proprio i cristiani occidentali a chiamarlo Magnifico, occupa Belgrado nel 1521, ma voi direte, ma professore, ma lei ci ha detto che la Serbia è stata già conquistata dagli ottomani. Sì, ma Belgrado, nella Serbia del Nord, no. Belgrado era in realtà possesso degli ungheresi, era un'importante fortezza ungherese, viene conquistata nel 1521. Gli ottomani dilagano oltre il Danubio, nei territori dell'Ungheria. Non c'è storia. L'Ungheria perde in maniera definitiva e clamorosa nel 1526 una battaglia importantissima, la battaglia di Mohacs. Attenzione, io conosco la pronuncia ungherese, si scrive così, ma si legge Mohacs. Non leggete in un altro modo, perché Mohacs, perché in ungherese CS si legge C, e questo accento significa solo che la vocale A è lunga, Mohacs. Non è un accento tonico, l'accento tonico in inglese cade sempre, senza nessuna eccezione, sulla prima sillaba, quindi si legge Mohacs, ok? La sconfitta di Mohacs, ovviamente tutti gli ungheresi la conoscono, 1526, tutti gli ungheresi la conoscono, la sconfitta di Mohacs ha lo stesso significato per l'Ungheria della sconfitta che ha avuto Kosovo Polie per la Serbia. Kosovo Polie, tra l'altro Kosovo Polie, mi sono dimenticato di dirlo, significa piana dei merli. Kosovo è il paese dei merli, così come l'Albania è il paese delle aquile. Polie significa piana, pianura, quindi Kosovo Polie in Kosovo significa piana del Kosovo, ma anche piana dei merli, scusate, Kosovo è l'accento corretto, perché Kosovo significa merlo, d'accordo? Moac significa la fine dell'Ungheria. L'Ungheria viene occupata dagli ottomani, d'accordo? Tutta l'Ungheria orientale, cioè 2/3 dell'Ungheria, quella orientale, viene occupata dagli ottomani. Per difendersi dagli ottomani, gli Asburgo d'Austria riescono a ottenere un pezzo dell'Ungheria, l'Ungheria occidentale. L'Ungheria non esisterà più per lungo tempo, come altri regni dei Balcani,
viene inglobata, però questa volta non tutto nell'impero ottomano, i 2/3 orientali dell'impero ottomano, 1/3 l'Ungheria, quello occidentale, la parte minore da parte degli Asburgo, da parte degli Asburgo d'Austria. Sono così tanti territori occupati dall'impero ottomano che veramente non bastano due fogli di elenchi, eccetera. Vogliamo dire qualche altro territorio che gli ottomani avevano occupato andando un attimo a ritroso nel 400, poco dopo la conquista di Costantinopoli? Nel 1461 gli ottomani conquistano il principato armeno di Trebisonda. Questo è l'inizio da parte degli ottomani di una penetrazione anche in Armenia e in Georgia, quindi altri territori. Nel 1475, l'abbiamo detto anche in altri argomenti, gli ottomani conquistano il possedimento genovese di Caffa. Ricordate la città di Caffa di Genova sul Mar Nero, la città da cui arrivò la peste, la nave appestata nel 300, e questo ovviamente è un sintomo della decadenza di Genova. La colonia genovese di Caffa viene conquistata dagli ottomani. Fate attenzione che occupando l'Ungheria orientale, gli ottomani possono facilmente arrivare a Vienna. Vienna a un certo punto iniziò a distare poche decine di chilometri dal confine impero ottomano. Iniziano i drammatici assedi di Vienna. Nel 500 fino alla fine del 600 gli ottomani insidieranno Vienna tante volte. Vienna viene assediata le prime 2 volte nel 1529 e nel 1532. Vienna si salva, vedremo in seguito che gli ottomani non riusciranno mai a conquistare Vienna. Nel 1541 gli ottomani occupano definitivamente anche la capitale dell'Ungheria, Budapest. Attenzione, si legge Budapest. E allora lì la penetrazione verso Vienna è ancora più facile, perché voi sapete che sia Vienna sia Budapest si trovano sul Danubio. Budapest si trova a 100 km da Vienna risalendo il Danubio, quindi gli ottomani non devono far altro che da Budapest, che loro controllano, risalire il Danubio, arrivano per via fluviale a Vienna, d'accordo? L'Ungheria si è suicidata perché invece di un re nazionale come era stato Mattia Corvino, e lo so, molti di voi mi diranno: ma Mattia Corvino non era veramente ungherese, era transilvano, era rumeno. Vabbè, d'accordo, però la Romania da secoli era comunque controllata da principi ungheresi. Invece di Matteo Corvino, abbiamo visto, l'Ungheria aveva iniziato ad eleggere gli Agelloni, re di Polonia, che a volte venivano eletti anche re di Boemia, e in qualche modo ci si suicida, d'accordo? Ma cosa molto importante, Solimano il Magnifico si espande anche nel Mediterraneo. Nel 1522 viene conquistata Rodi, l'isola di Rodi, la sede dell'Ordine di San Giovanni, che deve trasferirsi a Malta, e Rodi viene conquistata dagli ottomani. Da quel momento in poi si chiamerà Ordine di Malta. Ma attenzione, si cominciano a conquistare anche i paesi arabi dell'Africa mediterranea, quindi gli ottomani ricostituiscono lì, capite, l'unità dei paesi arabi mediterranei, quella che era stata realizzata, ricordate, dagli arabi, dalla prima espansione araba. Nel 1529 viene conquistata Algeri e poi verrà conquistata tutta l'Algeria. La conquista di Algeri è importante perché da Algeri partiranno sempre le navi pirata dei musulmani, degli ottomani, che faranno strage, faranno bottino e devasteranno le nostre coste, le coste europee, le coste dell'Italia, le coste della Dalmazia, le coste
della Francia, le coste della Spagna, partono i pirati, d'accordo? Si ripristina l'epoca di quella che era stata i pirati saraceni. E, pensate che in realtà Algeri viene proprio dominata anche politicamente da un navigatore, da un capo pirata che si chiama Barbarossa, cioè ovviamente gli occidentali lo chiamano Barbarossa, però in realtà il suo nome turco era completamente diverso, e il pirata Barbarossa fa di Algeri la sua guerra corsara, la base della sua guerra corsara, e porta alla distruzione con le navi pirata su tutte le coste cristiane del Mediterraneo. Faccio un esempio, ad Anacapri, nell'isola di Capri, ci sono le rovine di un castello, tutti lo chiamano il castello di Barbarossa, però pochissimi forse dei residenti sanno che significa, magari qualcuno, anche dei turisti, pensa a Federico Barbarossa, Federico I di Svevia, imperatore di Germania. Invece no, non c'entra niente con Federico Barbarossa, è il pirata ottomano saraceno Barbarossa. E il castello di Barbarossa ad Anacapri, ciò che ne resta sono delle rovine. Non si chiama così perché fu costruito da Barbarossa, ma perché fu distrutto, capite, da Barbarossa quando i pirati ottomani devastarono l'isola di Capri. È soltanto un esempio, Barbarossa devasta un po' dovunque, ok? Nel 1566 l'impero ottomano conquista tutta l'Armenia, ricordate che ne aveva conquistato prima una piccola parte. 1566 Solimano è già morto da pochi anni, ma le conquiste non si fermano. Gli ottomani sottomettono sempre nello stesso anno il Khanato di Crimea, vi ricordate? Ne abbiamo già parlato, i turco-mongoli, i tatari di Crimea, e che altro? Lottano molto duramente con l'Iran dei Safavidi, parleremo dei Safavidi in un altro argomento, per la conquista appunto della Georgia e dell'Armenia. Gli ottomani non riusciranno mai in realtà a conquistare in maniera stabile l'Armenia e la Georgia, che saranno sempre contese tra loro e i persiani, gli iraniani. Comunque la Georgia viene conquistata sia pure provvisoriamente dagli ottomani nel 1575, ma anche parte della Persia, dell'Iran, pensate, nel 1683, diciamo qualcosa in anticipo sui tempi, in anticipo su un prossimo argomento, verrà conquistata dall'impero ottomano. L'impero ottomano si prende già dalla fine del 500 tutta l'Africa mediterranea tranne il Marocco, dell'Algeria abbiamo detto, ma anche la Libia e la Tunisia. Libia, Tunisia, Algeria, quindi enorme espansione degli ottomani anche nel Mediterraneo. Dopo aver conquistato l'Ungheria, gli ottomani conquistano dagli ungheresi anche i principati rumeni di Moldavia e di Valacchia. Moldavia e Valacchia che, attenzione, intelligentemente non vengono annessi e dominati totalmente dall'impero ottomano, ma vengono costituiti in stati vassalli. L'impero ottomano aveva questa politica intelligente: quando a loro conveniva davano una certa libertà ai popoli, ai paesi conquistati, li facevano organizzare come stati vassalli. In questo caso Moldavia e Valacchia, dominati da secoli dagli ungheresi, però ovviamente il popolo era di etnia e di lingua rumena non si fanno pregare, capite, in funzione anti-ungherese. Siccome questi odiavano gli ungheresi che li avevano dominati, gli ottomani dicono: vi lasciamo una certa autonomia, voi siete solo stati tributari, vassalli, Moldavia e Valacchia, basta che ci aiutate contro gli ungheresi. Ovviamente Moldavia e Valacchi non si fanno pregare due volte
e quindi questo anche, vedete, l'intelligenza strategica dell'impero ottomano. Allora, spero di non aver dimenticato qualche conquista perché sono tantissime le battaglie, le conquiste, l'espansione dell'impero ottomano. Come vedete abbiamo visto l'espansione dell'impero ottomano proprio fino al 500, fino all'inizio del 500. Riprenderemo ovviamente la storia dell'impero ottomano sia nell'argomento Carlo V che si scontrerà con gli ottomani nel Mediterraneo e suo fratello Ferdinando, duca d'Austria, si, eh, si scontrerà invece con gli ottomani sul fronte dei Balcani. Riprenderemo poi anche la storia degli ottomani successivamente, d'accordo, successivamente anche alla fine del 500 e soprattutto nel 600, quindi sarà una lunghissima storia quella degli ottomani. Peraltro l'impero ottomano cesserà di esistere soltanto dopo la sconfitta nella prima guerra mondiale, si trasformerà nell'attuale Turchia dopo aver perso tantissimi territori, quindi una storia secolare, una storia che arriva quasi fino a noi. Istanbul, capitale dell'impero ottomano, una città molto ma molto più popolosa di qualunque città importante europea. Parigi, Londra, Napoli, Istanbul ha molti più abitanti rispetto a qualunque città europea. Questo già in qualche modo dice qualcosa sulla potenza degli ottomani. Bene, con l'Europa orientale continuiamo la prossima volta, vediamo un po' anche nel 500 cosa succede in Polonia, in Russia. Vi piace la storia di Polonia, Russia, di questi posti dell'Europa orientale? Vedete, non vi faccio mancare niente, io spiego tutto, tutta la storia del mondo, anche quella di certi paesi, di certi posti, spesso ingiustamente trascurati. Ci vediamo la prossima volta, continuate a seguirmi, arrivederci.